Il regista underground Kenneth Anger è un seguace dell'esoterista inglese Aleister Crowley e alcuni dei suoi film vengono interpretati come dei veri rituali occulti. Il titolo di questo classico della fine degli anni 60, musicato da Mick Jagger, in effetti non ci lascia alcun dubbio. In questo autoritratto romantico e cupo, Mapplethorpe posa come un terrorista davanti a un'installazione pentagonale. Secondo le memorie di Patti Smith, Mapplethorpe si interessò seriamente alla magia nera e all'idea di riuscire a scagliare incantesimi attraverso la propria arte. Questo quindi potrebbe non essere un semplice autoritratto, ma un'invocazione a qualche forza dell'oltretomba. Il dio della guerra dorme profondamente e anche le sue armi diventano innocue sotto l'influsso di Venere. La bellezza di questo dipinto rinascimentale rende i miti greci incantevolmente reali e immediati, ma oltre a questo c'è di più. Venere infatti era sia una divinità sia un'entità magica e astrologica, e il potere che qui esercita potrebbe essere una raffigurazione tanto mitologica quanto magica. Il quadro stesso infatti veniva usato come totem affinché portasse felicità, armonia e salute. Nel XVI secolo Hugh Draper fu confinato nella Torre di Londra poiché accusato di stregoneria e come molti altri prigionieri lasciò delle incisioni sulle pareti della cella. Tuttavia le sue non sono preghiere a Dio, bensì un globo astrologico e altri simboli magici. Si dice che il luogo dove Draper realizzò queste incisioni sia uno dei più infestati dell'intero complesso della Torre di Londra. Questo specchio di ossidiana nera è un capolavoro dell'arte mesoamericana ed era utilizzato come specchio magico dai sacerdoti aztechi. Quando arrivò in Europa per opera dei conquistadores, finì nelle mani dell'astrologo e esoterico John Dee, che operava alla corte di Elisabetta I e Rodolfo II. Oggi questo oggetto occulto è un tesoro del British Museum. Il ritratto della donna con il malocchio è un tema fortemente radicato nel folklore spagnolo e un indizio sull'immaginazione del pittore. Picasso infatti credeva visceralmente che la sua arte potesse cambiare la realtà, che fosse una sorta di incantesimo. Si credeva che questa scultura avesse il potere di assicurare salute, fortuna e felicità, poiché ogni chiodo rappresenta una preghiera o un rituale. Per chiedere di ottenere qualcosa bastava aggiungerne uno nuovo, e per questo essa ha anche un grandissimo potere artistico. In molte culture antiche i sacrifici umani venivano deposti nelle tombe delle persone più potenti perché le servissero nell'aldilà. Tuttavia gli antichi egizi erano più civilizzati e raffinati di altri popoli nell'uso della magia. Le loro tombe erano piene di statuine Shakti, come questo bellissimo esemplare blu, che prendevano vita grazie a un incantesimo. Questo fantastico reliquiario rinascimentale è uno dei tanti fabbricati in Europa che contengono le spoglie e gli oggetti di santi. Si crede che le reliquie sacre abbiano dei poteri magici. Ad esempio si riteneva che questo reliquiario portasse fortuna, più specificatamente che proteggesse dalla peste, dal momento che si pensava che San Sebastiano avesse dei poteri particolari per debellare le epidemie. Nessun quadro di nessun artista famoso nella Firenze rinascimentale fu tanto venerato quanto questa immagine magica. Si credeva infatti che un angelo avesse guidato la mano del monaco anonimo che lo aveva dipinto. Creato direttamente in paradiso, esso aveva il potere di salvare la città nei momenti più difficili. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like qui sotto e scrivi nei commenti le tue opinioni, le tue impressioni e magari anche i suggerimenti per i prossimi argomenti da trattare insieme. A presto!